Ciao! Io sono Sonia. Oggi vi farò vedere come ho costruito le orecchie e la coda di Haru dall'anime Beastars. Facciamo partire il video. Per iniziare ho disegnato la forma di un orecchio sulla carta. Questa forma ci servirà come struttura interna e come materiale useremo il tibra. È molto simile al Worbla per chi lo conosce. Si tratta di un materiale termoplastico con la superficie molto liscia. Ho tracciato la mia forma in maniera speculare, in modo da avere due orecchie perfettamente simmetriche. Per tagliare uso una semplice forbice. Ora che abbiamo le nostre orecchie dobbiamo dargli un po' di tridimensionalità. Utilizzo la pistola termica e con un po' di calore, poco però non troppo, perché altrimenti il materiale rischia di sciogliersi e diventare appiccicoso. Tengo leggermente piegato l'orecchio finché non si raffredda. Ora utilizzo questo pelo finto. Lo potete trovare nelle mercerie ben fornite, oppure anche online. Ora utilizzo la stessa forma che ho usato per fare la base delle orecchie. Mi tengo un po' più larga per avere spazio per la cucitura. La direzione del pelo va dal basso verso l'alto fino alla punta dell'orecchio. Ho disegnato 2A e 2B, perché destra e sinistra non mi piacciono. Fanno cacare. Poi cucio assieme la A e la B. A, B, A con B. Ricordatevi di lasciare un'apertura per poter girare le orecchie dalla parte giusta. Al momento non sembra un orecchio, però adesso fidatevi che sembrerà un orecchio. Bisogna rendere credibile il pelo, perciò con il rasoio elettrico taglio la lunghezza principale, stando attenta a lasciare dei ciuffetti più lunghi alla base. Ho appena detto toglio, volevo dire taglio, ma volevo dire anche tolgo. Vabbè, in pratica dovete togliere pelo, tagliare tutto. Una volta che ho tolto la maggior parte del pelo con la macchinetta, utilizzo la forbice per rifinire. E sì, ci vuole un po' di pazienza per questa cosa. Ci vorrà un'eternità e intanto verrete sopraffatti da quei piccoli peluchetti del cavolo, che madonna quanto odio quei pelucchi! Comunque io mi sono basata su delle orecchie realistiche, perciò ho tenuto molta cura dei dettagli. E dopo aver finito lo styling attacco la base rigida dell'orecchio con della colla. Poi ho cucito a mano la fessura che era rimasta, con un tipo di cucitura invisibile che in inglese si chiama tipo... No, lasciate perdere il termine cucitura invisibile perché non esiste, cioè, non mi ricordo come si chiama in italiano, però in pratica non si vede la cucitura. Comunque direi che con la pazienza si ottengono dei buoni risultati.
Poi, per fare la coda, ho tracciato sul pelo 6 di queste forme. Poi le ho unite insieme per cucirle. E ho creato un coronavirus. Benvenuti ragazzi in questo nuovo video dove vi faccio vedere come fare il coronavirus. Ok, vi prometto che il momento trash è finito. Ora ho cucito a mano un'estremità che era rimasta un po' aperta. E capovolgo la coda. Però adesso non sembra più un coronavirus. Anche la coda richiede un po' di styling. Madonna, perché ho così fame? Le orecchie sono quasi finite e la coda richiede solo un po' di imbottitura. Poi la chiudo cucendo a mano e poi per indossarla ho aggiunto un ago da balia, di quelli un po' grandicelli diciamo, in modo da poterla mettere e togliere dai vestiti liberamente. Poi ho attaccato le orecchie a un cerchiello con la colla a caldo. Ed infine con l'aerografo ho fatto una leggera sfumatura rosa all'interno delle orecchie. E questo è tutto. Spero che il video sia stato d'aiuto e che vi abbia ispirato. Per qualsiasi domanda scrivetemi nel mio profilo Instagram oppure qui sotto nei commenti. Ci vediamo presto!